Io sono ancora qui, il film di Walter Sall, per cui Fernanda Torres, l'attrice protagonista, è stata candidata all'Oscar come miglior attrice e non ha vinto. È un film sicuramente da vedere, che però a distanza di un po' di tempo, dopo averlo visto, non credo sia un film che sarà ricordato a lungo, insomma, perché gli manca qualcosa, gli manca quella, quello scarto di personalità, quel qualcosa in più per cui un film diventa qualcosa di iconico, destinato a rimanere negli anni. Questo è sicuramente un ottimo film, un film da vedere, bellissima l'interpretazione di Fernanda Torres, che secondo me meritava di vincere l'Oscar lei. E poi c'è un stile di cinema del reale che ci porta in questo mondo con una freschezza, con una veridicità appunto che non si vede facilmente. Walter Sall sa far improvvisare gli attori, sa gestire delle scene in cui la vita pulsa, la vita di questa famiglia proprio sembra pulsare, scorrere via in maniera come se noi li spiassimo da un buco della serratura. Quindi questa estetica con dei colori un po' sbiaditi, un po' pastello, questa intenzione di fare un affresco storico in qualche modo, un affresco di un'epoca dentro una situazione privata di questa famiglia, e più tutte le scene poi che in realtà sono poche, ma ci sono delle scene ambientate appunto nel carcere, e sono le scene un po' più crude, insomma, in cui la protagonista rimane rinchiusa in questo carcere per settimane fino a non rendersi più conto di quanto tempo abbia passato. E anche questi aguzzini, diciamo, che non sono dei veri e propri aguzzini, ma sono più dei burocrati, anche piuttosto educati, che occupano la loro casa e tengono in ostaggio praticamente la loro famiglia, decidono e dispongono delle loro vite come meglio credono, e sono i tirapiedi, insomma, della dittatura brasiliana. Il film è ambientato a Rio de Janeiro, ma poi si sposta perché la famiglia, appunto, dopo la sparizione tragica dell'uomo, è costretta a vagabondare nelle altre città del Brasile. E niente, il film è sicuramente da vedere, interessante. E quello che non funziona forse è nella prima parte, in cui questa descrizione, questa capacità di fare cinema del reale, di gestire queste inquadrature molto libere, molto sciolte con la camera a mano, ma il regista qui si dilunga eccessivamente. Infatti nella prima parte, nella prima mezz'ora del film, mi è venuto più volte da chiedermi: ma questa scena a cosa serve, cosa aggiunge, qual è il punto? Si fa un po' fatica, al contrario di come succede in molti film che non sanno dove andare a parare nella seconda parte del film e si arrampicano sugli specchi per portare a termine il racconto. Qui invece il racconto stenta a decollare nella prima parte con, dal mio punto di vista, una descrizione troppo approfondita, troppo logorroica della vita di questa famiglia. Ho pensato poi, al film concluso, che questo era stato fatto per far entrare gli spettatori dentro la felicità di questa famiglia, di come viene
brutalmente troncata questa esistenza tranquilla e felice di questa famiglia dopo dalla dittatura e dopo la sparizione del padre di famiglia. Però secondo me non sortisce questo effetto descrivere così a lungo delle situazioni che nel film secondo me non ci stavano, un po' inutili. L'interpretazione di Fernanda Torres è un'interpretazione perfetta, di un rigore, di un lavoro di sottrazione assoluto. Ci sembra di palpare proprio le sue emozioni, la sua rabbia, la sua disperazione durante tutto il film, e lei usa pochissime parole, pochi dialoghi e riesce a portarci dentro l'evoluzione terribile di questo personaggio, col non detto, con la percezione proprio che noi abbiamo di lei in maniera quasi impalpabile, e in più riesce anche a trasformare, come dire, a dare qualcosa in più a questo film che altrimenti rischiava di essere uno dei tanti film d'autore ben fatti ma che non lasciano il segno più di tanto, perché diventa proprio una di noi, quindi noi nel suo volto riusciamo a rivedere la vita umana, le vite di ognuno di noi, con la disperazione, i problemi, le ingiustizie, le tragedie che dobbiamo affrontare, ma in fondo riesce a rendere comune questa storia anche attraverso il racconto, la sceneggiatura che insomma va avanti per parecchi decenni e che poi diventa la sparizione di quest'uomo, la sua morte, diventa un qualcosa quasi di ordinario che però continua ad agire sotto traccia nell'animo delle persone. Un bel film da vedere, da selezionare tra quelli da vedere, e un film che però secondo me non lascia il segno nel tempo, perché gli manca un qualcosa. È una splendida cronaca, è uno splendido affresco fatto con lo stile del cinema del reale, è un film che fa riflettere, però secondo me si perde un po' tra i tanti film fatti per una causa, fatti per ricordare una tragedia, e non vedo elementi che possano amplificare e rendere la sua personalità indimenticabile nel tempo. Lo vedo come un buon film che, diciamo, è tra quelli da selezionare nel periodo in cui esce, negli anni successivi, che però poteva avere forse qualche cosa in più, poteva avere all'interno un qualcosa, un'idea che lo rendesse diverso e più potente rispetto a come è stato realizzato.